Ho rinfrescato un po' la casa con queste rose e con questo verde bellissimo di questo eucalipto molto molto fresco. Voglio spolverare un po' la polvere con un panno in microfibra. Da quando accendo l'aria condizionata si forma più polvere in casa. Cosa non fa la tecnologia? Basta premere un pulsante e iniziamo la giornata con un pavimento pulito e noi più rilassati. E oggi farà il lavoro a posto mio Eureka J15 Ultra. Sicuramente avete sentito di questo brand perché è molto molto apprezzato. Questo robot di Eureka ha davvero raggiunto un livello di pulizia completamente nuovo. Una volta che ha accumulato sporco per terra, tornerà alla sua base in autonomia per svuotamento della cassetta della polvere, dopodiché partirà di nuovo con le pulizie. La sua navigazione è super intelligente e ha una aspirazione davvero molto molto potente di ben 19.000 PA. Riconosce i tappeti e solleva il mop in modo di non bagnarli e quando arriva al tappeto aumenta la potenza di aspirazione. Preferisco alzare prima tutto, prima di pulire, ma il nostro robot è comunque molto intelligente, un ottimo evitamento di ostacoli, per cui anche se abbiamo le sedie giù, lui li riconosce e li evita. Pulizia avanzata dei bordi. È molto intelligente, distingue lo sporco bagnato dai detriti secchi. In questo modo lui regola il metodo di pulizia. Il braccio rotante dell'aspirapolvere che esce proprio all'interno del robot mantiene una attrazione verso il basso, una pressione di 7 N quando si dispiega e si ritrae. Grazie alla sua tecnologia avanzata dei bordi Scrub Extend, lui riesce a lavare molto bene i bordi e va intorno alla scrivania, al tavolo. Un'applicazione molto semplice e vasta che riusciamo a controllare il nostro robot e dare dei comandi. Il pavimento rimane asciutto e pulito dietro di lui, un lavaggio ad acqua calda a 75 gradi. Fa dei giri di ben 400 volte al minuto per tagliare i capelli. La tecnologia Flexi Razor riduce il groviglio dei capelli fino al 99%. È ottimo anche per chi ha animali domestici in casa. Il nostro robot rimarrà con la spazzola sempre pulita e il mop si asciuga con l'aria all'interno della sua base, per cui anche il mop sarà sempre asciutto e senza cattivi odori. Invece tutta l'acqua sporca l'abbiamo in contenitore. Tutte le informazioni vi le lascerò nella descrizione del video. Questo panno microfibra mi fa risparmiare tanti soldi perché usavo tanto lo Swiffer che ha un budget molto più importante. Vi lascerò il link nella descrizione del video, vedrete che vi troverete bene, la polvere non vola, ecco, in giro per la casa, per cui è ottimo. Prepariamo adesso una ricetta. Qua ho il branzino, ho messo un po' di sale, un po' di pepe. Taglio a fetti sottili una patata.
Avevo un po' di pane avanzato, frullato con un po' di prezzemolo, ho messo sopra il pesce. Sopra mettiamo le patate, un po' di sale di nuovo, altri patate comunque ho riempito la teglia con quello che mi è avanzato. Ho messo un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe e sopra il formaggio grattugiato a 180 gradi finché vedrete che già è pronto. Sarà comunque il pesce molto morbido, le patate anche molto gustose, morbide, leggermente croccanti. È una ricetta facile da fare, ma molto molto buona. Adoro io questi bruschetti, mettiamo a caramellare un po' di pesche, dopo aggiungo un po' di zucchero e un po' di acqua, con il coperchio li lasciamo. Qua una burrata pugliese, ragazzi, questi sono i soldi spesi al meglio, ecco, buonissima. Prima avevo fatto le bruschette al forno, semplicemente ho preso il pane tagliato, l'ho spalmato con un po' di olio di oliva, l'ho lasciato in modalità grill per circa 3 minuti. Spalmato con un po' di aglio perché fa il contrasto, ecco, se non amate questo contrasto allora lo volete più raffinato, allora evitate. Io amo anche con un po' di aglio, ma proprio appena appena mettiamo sopra la burrata e le nostre pesche si sono già ammorbiditi, caramellati, buoni buoni, mettiamo sopra ed è buonissimo. Ho aggiunto anche l'aggetto balsamico, mi sono dimenticata di farlo. Ecco, provate questi bruschetti e vedrete che di estate vi salverà. Sono stata via un po' di tempo, per cui ecco il giardino necessita, no? Vuole il nostro aiuto. Allora io adesso tolgo tutte le rose, ecco è già tardi faccio questo lavoro, però vabbè. Allora togliamo tutte le rose e in questo modo noi riusciamo ecco, ad avere un'altra fioritura molto abbondante anche. Importante è di prendersi cura bene. Anche quest'anno le mie perle rosà ha fatto una fioritura fantastica, ragazzi, solo che l'ho lasciati un po' trascurare e sinceramente, onestamente mi sento molto in colpa, mi sento di averli trascurati. Allora, io adesso li ho puliti bene, li ho tolti anche quelli foglie che magari sono un po' ammalati, di ruggine, pulisco tutto, li ho messi comunque un po' di concime apposta per le rose dentro nell'acqua
e ho aggiunto anche il hummus di lombrico. Io mi sono ormai fissata con questo hummus di lombrico, per cui ecco, vicino alle radici, sulle piante metto, perché io vedo la differenza. Magari non si vede una differenza subito, però già sono 3 anni, se non sbaglio, da quando io faccio con il hummus di lombrico e io vedo la differenza. In più, questo hummus di lombrico, anche se metti qualcosa in più, lui non brucia, non, ecco, anche se non siete tanti esperti con che concimi mettere, su quale pianta, il dosaggio, ecco, con il hummus di lombrico andate a occhi chiusi perché non sbaglierete, anzi, farete solo del bene. Allora ragazzi, ho tolto anche tutti i bulbi di tulipano, anche dove c'è l'aiola, anche di fianco a casa, perché non volevo che si marciscano di nuovo, come mi è capitato 2 anni fa, adesso se non sbaglio. E invece nell'orto, dove ho messo così a caso, su quella salita, non li tolgo perché lì io comunque non andrò a bagnare. Invece qua ho altre piante, cosa succedeva? Che io bagnavo e dopo me ne sono accorta che questi bulbi di tulipano erano tutti marciti, per cui quest'anno, ecco, per sicurezza li ho tolti tutti. Questo vaso era con tulipani, anche questo, per cui abbiamo tolto i bulbi, usiamo stessa terra, stesso vaso e magari rinfreschiamo con gli altri pianti, gli altri fiori che ci rendono felici.